Ciao, sono Claudio e lei è Grazia, siamo marito e moglie e abitiamo a Salzano in provincia di Venezia. Ci siamo conosciuti nel lontano 85, 83, 85 e ci siamo sposati nel 91 e abbiamo 2 figli. Io mi chiamo Laura, ho conosciuto mio marito 35 anni fa. Dall'87 è nata la prima figlia, nell'89 Costanza e poi a seguire Pietro e Francesco. Siamo Michele e Corrado e siamo sposati da 44 anni, veniamo da Parma, abbiamo 3 figli e 5 nipoti. Ciao a tutti, siamo Mara e Agostino e abitiamo a Sant'Ilario d'Enza vicino a Reggio Emilia. Siamo sposati ormai da 40 anni. 40 anni facciamo l'8 dicembre, abbiamo 4 figli. E una nipotina bellissima, non perché è nostra ma è molto bella. Una volta Costanza mi diceva che andava a ballare, no? Diceva ma dove vai? E andava sempre nei locali gay. Io dicevo ma come può trovare il fidanzato se va nei locali gay? Quindi non mi rendevo conto, forse non volevo rendermi conto che forse il futuro suo sarebbe stato diverso. Che noi abbiamo scoperto l'omosessualità di nostro figlio circa 15 anni fa. Lui non ha fatto coming out, ma io in pratica gliel'ho estorto perché ero spaventatissima da questa cosa. E quindi non è stato proprio un momento facile. Viviamo tuttora in parrocchia e anche con una fede molto intensa, per dire, ma molto legata alle regole, ai principi, ai precetti. Per cui purtroppo, soprattutto io, più di mio marito, questa cosa mi ha portato subito ad allontanarlo. Infatti lui è andato via di casa. Diciamo che quando ha fatto il coming out mio figlio, all'inizio da brava cristiana dicevo ma va tranquillo, va tutto bene, ti voglio bene. Dopo ho avuto una crisi profonda, anche dal punto di vista di fede. L'ha scattato a me una molla e mi chiedevo ma Dio cosa vuoi da me? Non riesco a capire, ero brava, facevo parte di tutti i miei movimenti, rinnovamento carismatico, gruppo mariano, ero perfetta. E adesso cosa è successo? Cioè, ho fatto qualcosa che non andava, Signore? Come mai è successo questo? Allora, io sono cresciuta, così come anche Alberto, in un ambiente di parrocchia, un ambiente cattolico, e sia per idee e concetti culturali, così come anche quelli cattolici, nel DNA di ciascuno di noi c'era sempre stato l'immagine di avere figli, della famiglia diciamo un po' tradizionale, fino a che 5 anni e mezzo, più di 5 anni e mezzo fa, nostra figlia fece questo coming out dicendo che era lesbica. Ecco, il vero coming out che noi abbiamo vissuto non è stato tanto all'interno della nostra famiglia, quanto all'interno della nostra chiesa, la nostra diocesi, la nostra comunità di fede. Poi diciamo abbiamo detto pubblicamente che nostro figlio, comunque bisognava che la Chiesa in qualche modo si prendesse carico di tutti questi figli, dobbiamo accogliere tutti questi nostri figli non dobbiamo far sì che vadano via, il Padre li vuole con sé, quindi insomma dobbiamo chiedere perdono a loro. Appunto in quel momento l'ho amata ancora di più e ne sono ancora stata più orgogliosa perché il percorso che aveva fatto, la sua maturazione sia umana che di fede, fino ad arrivare a avere il coraggio anche di dircelo, è stato forte, l'ho apprezzata e ho apprezzata come è arrivato poi a determinarsi e a dichiararsi così com'era. Cioè prima Elia mi sfuggiva, non mi guardava in faccia, non mi guardava negli occhi, non mi parlava, fuggiva sempre. Da quando ci siamo parlati io e lui il rapporto è diventato più bello ancora di prima, cioè più intenso, più forte, più sensibile. Quindi io diciamo si è rafforzato, però ecco già lo era prima e ora con la verità, perché è importante
per i ragazzi che già durano fatica e fanno un percorso loro interiore di accettazione della propria omosessualità, trovarsi poi in pienezza e essere alla luce del sole quello che sono, e di questo sono orgogliosa. Cioè, è stata grazie a questa cosa così grossa che ci è capitata, che è appunto il fatto dell'omosessualità del nostro figlio, che abbiamo avuto la grazia proprio di riscoprire un altro Dio, di riscoprire come la fede non era obbedire a delle regole, che Dio non si, come dice spesso mio marito, non si merita ma si accoglie, perché non poteva mio figlio rimanere fuori da questo piano di Dio. Quindi doveva essere diverso da quel piano che io avevo conosciuto fino a quel momento. Abbiamo cominciato un cammino molto bello, di condivisione, di apertura, che ci sta dando molta ricchezza, molta gioia. Ci ha unito molto anche tra di noi. Come coppia ci siamo rinnamorati l'uno dell'altro. Dopo a 40 anni di distanza dal nostro matrimonio. Se riuscissero questi genitori dovrebbero dire per prima cosa grazie che ci hai detto questo di te, questa cosa così profonda di te, grazie che ti sei fidato di noi, grazie perché ci hai detto la parte più preziosa del tuo cuore, ti sei fidato pur sapendo magari che ci facevi soffrire, pur sapendo che magari ci buttavi addosso una bomba, facevi scoppiare una bomba nella nostra casa, ma ti sei fidato. Hai aperto il tuo cuore con noi, quindi la prima cosa secondo me che dovrebbero dire i genitori è grazie, grazie. Datevi il tempo di, come dire, anche di assorbire, di riflettere, però tenete presente che vostro figlio non è che è cambiato, cioè non è che prima era una cosa e dopo che vi ha detto di essere omosessuale è un altro, è sempre vostro figlio e quindi ripartite da questo. Non nascondetevi perché la cosa più bella è che se anche all'inizio è più dolorosa, ricordatevi che se la affrontate avete in mano vostro figlio come non l'avete mai avuto. E dirgli comunque ti vogliamo bene, ti abbraccio. E dirgli comunque ti vogliamo bene, ti siamo accanto e comunque tu sei per noi prezioso e comunque per noi non, diciamo, se sei un dono prezioso che non cambia nella realtà e nella sostanza delle cose. Abbracciatelo, baciatelo, accompagnatelo, perché il Signore ci porta in queste strade per un motivo, perché ha bisogno di noi. Non nascondetevi, venite fuori, agganciatevi con altri genitori che lo sono. Non abbiate paura, non abbiate paura. La diversità spaventa sempre e per non essere così spaventati c'è solo la conoscenza, perché se veramente si conosce la persona poi la diversità passa a secondo piano. È sempre una scoperta di un mondo che non pensavamo, che non conoscevamo, che non sapevamo, ma è una scoperta che comunque ci apre a degli orizzonti, a delle possibilità che fanno sì che diventiamo ancora genitori ancora migliori. L'amore di Dio si identifica proprio in questo e dobbiamo ringraziare il Signore che ci dà queste persone perché ci fanno vedere il mondo, non solo il loro, ma il mondo del diverso in maniera completa diversa. Tutto vogliamo dire ai genitori di mettere davanti sempre il figlio, di non mettere le regole e i precetti, ma la cosa più importante è l'amore verso di lui. L'amore verso i nostri figli, insomma, sì. Questo è importante. Ci dimentichiamo questo, noi siamo creature di Dio tutte, Dio ci ama così come siamo e come amano i genitori ama i nostri figli e in questa logica di fede e di amore bisogna andare avanti.